E bentornati, una nuova puntata e subito facciamo i complimenti al nostro Manuel per la nuova sigla, quindi partiamo da oggi anche con la nuova sigla e piano piano andiamo a rivedere anche la grafica. Questo progetto sta crescendo di puntata in puntata e soprattutto voi che ci scegliete da casa anche su tutti i canali social siete protagonisti e siete proprio voi che già da tempo mi chiedevate la puntata che siamo riusciti a fare oggi. Siamo riusciti a farla anche grazie all'aiuto di un amico che è Davide Cristallo, che ci ha passato il contatto del grandissimo Felice Vinci, al cui diamo il benvenuto. Benvenuto, come stai? Troppo buoni. Allora, buonasera e buon anno ancora, forse si può dire a tutti. Bene, bene, bene. Direi che questo 2021 è partito bene. Come al solito, noi cercheremo di unire un po' i puntini con questo filo conduttore unico che unisce tutte le nostre puntate e io direi che possiamo partire con te cercando un punto di partenza che abbiamo individuato, potrebbe essere la Sardegna, che è una terra piena di misteri, come culla delle civiltà del mondo, perché di lì ci sono delle cose che ci hanno un po' fatto capire e faranno capire quando verrà fuori realmente cosa c'è in Sardegna, quello di cui parleremo quest'oggi. Quindi diamo subito la parola, partiamo dalla Sardegna e poi arriviamo alle civiltà megalitiche. Dunque, io penso, e l'ho scritto anche nel mio libro I misteri della civiltà megalitica, che la Sardegna forse non è una culla, bensì un archivio di folklore, di monumenti, di tradizioni, studiando i quali si riesce veramente a gettare un fascio di luce su un passato molto remoto, un passato che va dal mondo romano, che forse è l'ultimo, ma prima c'era il mondo fenicio, prima ancora il mondo dei nuraghi e prima dei nuraghi la civiltà prenuragica, la civiltà del Neolitico, per arrivare a quello straordinario monumento Monte d'Accoddi nei pressi di Sassari, che è stato da alcuni studiosi, come il professore Ercole Contu, riconosciuto come una zicurra mesopotamica molto simile a quella di Uruk, addirittura nella sua forma più remota. Il Monte d'Accoddi risale al IV millennio a.C. e dopo c'è stato costruito un altro manufatto più grande sopra, risalente al terzo millennio. Siamo veramente in tempi remotissimi. Allora, E poi ritorniamo a noi. Tra l'altro io poi colgo l'occasione e spero poi di poterti ospitare in studio, perché noi pur di averti accettiamo anche i collegamenti che internet e poi alle volte va a penalizzare anche la qualità audio-video, però secondo me è molto importante quello che hai da raccontarci quest'oggi, in attesa di incontrarci di persona, partiamo di qua e partiamo proprio da queste civiltà. E come ti è venuta un po' l'idea di questo libro e magari ci andiamo a collegare anche con i lavori precedenti che hanno fatto scuola, anche perché sono stati citati anche nelle puntate che abbiamo fatto con Massimo Barbetta, quindi collegati alle costellazioni, ai pianeti, ai portali degli dei, ha citato proprio delle tue ipotesi. voi saprete, alcuni di voi sanno che il mio primo libro, Omero nel Baltico, le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade, già si riferiva ad un tempo molto antico e io ho cercato di capire delle anomalie del mondo omerico, soprattutto della geografia omerica e anche di tante altre cose come il clima, per esempio, oppure certi modi di combattere dal carro o diciamo i usi e costumi di questa gente di cui parla Omero, collocandola non nel mondo egeo, nel mondo mediterraneo dove si è sempre messa da tempi remoti, ma nel mondo nordico, perché probabilmente diciamo che c'è una straordinaria corrispondenza sia geografica e sia anche di altro tipo tra mondo nordico e mondo omerico, mentre invece nel mondo mediterraneo si hanno spaventose contraddizioni e probabilmente ci furono dei migratori achei provenienti dalla Svezia che scesero nel Mediterraneo nel 1600 a.C., fondarono la civiltà micenea e lì diede origine al mondo greco, incrociandosi con i locali, ma il mondo di Troia e di Ulisse era più antico e risaliva proprio alla preistoria di questa gente, alla loro patria perduta nordica, che poi
tennero a ricordare fino a quando poi, secoli dopo, in terra greca, questi antichi poemi orali vennero messi per iscritto e nacquero Iliade e Odissea, che sono una fotografia del mondo nordico del secondo millennio a.C. Questa un po' è stata la premessa. Poi ho pensato che si poteva tornare ancora più indietro. Ma come? E qui nasce il problema, perché la cosa in realtà è partita dalla considerazione che esistono megaliti in tutto il mondo molto simili tra loro, leggende, miti e folklore in tutto il mondo molto simili tra loro, e a questo punto si può pensare ad un'antichissima civiltà preistorica tutta proiettata sulla navigazione, che avrebbe unificato, avrebbe globalizzato la Terra fino all'Australia, fino all'estremo oriente, fino alle isole della Polinesia, passando naturalmente per il continente americano, diciamo molti millenni fa, in un'epoca in cui tra l'altro c'era un optimum climatico, un clima migliore del nostro, di quello attuale, che permetteva, dato che il mare Artico a quell'epoca non era ghiacciato, almeno d'estate, di avere una rotta polare, per così dire, che consentiva alle navi di passare dal mondo europeo e dall'Atlantico fino al Pacifico, passando al di sopra del Canada per qualcosa che somiglia al passaggio al nord-ovest tanto cercato nel 6-700 fino all'800 e mai trovato, semplicemente perché lì per adesso è tutto ghiacciato e non si passa. Ecco, questa idea di una civiltà globale primordiale, ancora precedente al mondo omerico, mi ha in certo senso ossessionato fino a trovare una serie di collegamenti, e la Sardegna appartiene a questo tipo di collegamenti. Assolutamente fa parte di questo discorso, ed è partendo dalla Sardegna che possiamo andare avanti, ricordando ad esempio che gli Isfassonis, le barche di giunchi dello stagno di Santa Giusta vicino Oristano, nella Sardegna occidentale, sono così simili alle barche di giunchi del lago Titicaca in Perù, che tuttora vengono costruiti da alcune popolazioni Aymara della zona, che è stato fatto un gemellaggio tra i comuni di Santa Giusta e i comuni del Perù corrispondenti, proprio perché le somiglianze sono estremamente significative. Ma non solo, c'è anche da dire che questo tipo di barche di giunchi si ritrovano par pari in Mesopotamia e nell'antico Egitto, e quando Thor Heyerdahl nel 1970 decise di far fare alla sua barca Ra un viaggio per dimostrare che gli europei e i nordafricani potevano arrivare in America, sfruttando anche gli alisei e le correnti, si fece costruire questa barca di giunchi primordiale di tipo sumerico, per così dire, non chiaramente dai discendenti dei Sumeri, che avevano dimenticato questa tecnologia, ma dagli Aymara, proprio da quella popolazione del Titicaca che tuttora, come quelli di Santa Giusta, conserva questa capacità di fare queste barche di giunchi intrecciati, di canne. Per cui la mia idea, che si conferma ad ogni pagina del libro, è che vi sia stata appunto una grande civiltà primordiale che poi ha custoditi come in uno scrigno megaliti, folklore, miti e leggende in luoghi che sono stati forse meno di altri soggetti poi alle vicende della storia, come la Sardegna o altre località insulari. Penso proprio alla stessa Inghilterra, ma penso anche all'Irlanda, dove ci sono delle analogie anche col mondo sardo, o addirittura le isole Hawaii. Per quanto incredibili, anche lì troviamo megaliti sempre fatti in quel modo, leggende che ricordano in un'era straordinaria anche il mondo greco antico, per quanto possa sembrare incredibile, e così via. E così io cerco di documentare tutto quello che dico attraverso documenti e prove, come dire, scritte, dati di fatto, e non certo con voli di fantasia. Bene.
E abbiamo anche accennato poi a questo popolo che ricorre molto alle nostre puntate, che sono i Sumeri, è legato proprio a una curiosità sulla lingua sumera, queste origini di questa lingua. Anche lì abbiamo riscontrato diverse curiosità su queste origini in cui questa lingua pare essere molto isolata, ma in realtà molti studiosi hanno trovato delle affinità, tra cui anche qui, grazie a te, ho scoperto che una parte del dialetto sardo potrebbe avere delle assonanze. Certo non è stata una mia idea, è stata un'idea di un grande misconosciuto professore sardo di Isili, il quale Raffaele Sardella, il quale ha dedicato la vita a trovare radici sumeriche e accadiche nei dialetti sardi. Ha scritto un libro straordinario e non è molto conosciuto, ma quello che lui dice corrisponde molto bene anche alla presenza di Monte d'Accoddi e dei toponimi nei dintorni di Monte d'Accoddi, che sono nomi tipicamente sumerici. Faccio qualche esempio. Uri sta a una decina di chilometri da Monte d'Accoddi, non è altro che Ur, il nome di Ur. Il Usini, Isin, il Sennori, Sennar, Oshinar, la terra dei Sumeri, il Monte Limbara, Lubar, il Samassi, sta più verso il centro della Sardegna, ma non è altro che Shamash, il grande dio del fuoco e del sole mesopotamico. Ma la cosa straordinaria è che, e qui arriviamo alla civiltà sumerica, i Sumeri hanno una stranissima caratteristica: la loro lingua è considerata isolata nel contesto medio orientale, il che significa che vennero da lontano, perché non ci sono somiglianze tra la loro lingua e quelle dei paesi vicini. Invece, oltre a trovare somiglianze con i dialetti sardi, e questo è il grande merito di Raffaele Sardella, degli studiosi hanno trovato attinenze con la lingua lettone. Se si va su internet si trovano centinaia di vocaboli simili nella lingua lettone e in sumero. Hanno trovato sempre in Lettonia dei canti chiamati dainas, che ricordano certi canti sumeri. Uno studioso tedesco ha trovato delle attinenze persino col tedesco, ma ancora più impressionante è il fatto che sono stati trovati, e qui torniamo agli sfattonis sardi e alle barche di canne degli Ainara. Proprio nel mondo degli Ainara hanno trovato sia degli studiosi delle attinenze tra la lingua aimara e la lingua sumera, ma anche si sono trovate sempre nella zona del Titicaca delle iscrizioni che vengono chiamate proto-sumeriche su un vaso famoso chiamato vaso Fuente, trovato da un contadino negli anni 60 nella sua proprietà, un vaso rotondo antichissimo che veniva usato, pensate, per dare da mangiare ai maiali. È un vaso con delle strane iscrizioni e ci sono delle iscrizioni che vengono considerate proto-sumeriche. Inoltre, sempre in quell'area hanno trovato il monolite di Pocotia, che è anch'esso una statua antichissima in cui ci sono iscrizioni che vengono considerate proto-sumeriche. Cioè, tutte queste cose contribuiscono a far ritenere che i Sumeri siano arrivati verso il quinto millennio avanti Cristo da fuori, dal mare. Questo è dimostrato dal fatto che nei loro miti di fondazione c'è Oannes, un mitico uomo pesce, cioè un navigatore si potrebbe tradurre nel nostro linguaggio, un mitico uomo pesce che insegnò loro l'agricoltura, l'industria, il vivere civile, e insegnò loro la civiltà. E questo Hannes è la prova del fatto che questi arrivarono con questa lingua tutta diversa da quella dei vicini, e contemporaneamente, questa è la cosa più incredibile, nasce la civiltà megalitica dove? Nella Francia nord-occidentale, nell'area del Morbihan, nel golfo del Morbihan, troviamo i primi esempi di civiltà megalitica e premegalitica europea, che poi, secondo uno studio recente della professoressa dell'Università di Göteborg, Bettina Paulson, dimostra a suo avviso l'espansione di questa primitiva civiltà del quinto millennio avanti Cristo dovette avvenire via mare, e ci sono delle prove a sostegno anche più recenti di altri studi più recenti che sono stati fatti.
per cui era gente che conosceva molto bene la navigazione. Appaiono contemporaneamente nella Francia nord-occidentale diciamo gli antenati dei Celti, per così dire, e i Sumeri dall'altra parte. Io poi a mia volta ho trovato, e questo dedico al libro una parte del mio lavoro, delle consonanze notevoli, su cui non mi soffermo, tra il mondo sumerico e il mondo celtico. Per cui abbiamo, diciamo, una rete che poi si estende addirittura al resto del mondo, perché questi discorsi poi si possono estendere, l'abbiamo già visto adesso un attimo fa parlando delle barche di canne, si possono estendere appunto attraverso i megaliti a tutto il resto del mondo, compresa appunto, dicevo, l'isola della Polinesia e persino l'Australia, dove troviamo delle leggende sulle Pleiadi, leggende stellari, perché le stelle erano molto importanti. E perché erano importanti? Perché servivano a navigare, per fare il punto, per trovare da dove si andava, verso dove si stava andando, per non si perde nell'oceano. Queste stelle erano molto importanti. Troviamo miti simili tra gli indiani del Nord America, nel mondo sumerico, nel mondo romano, nel mondo greco, nelle isole Hawaii e persino, oltre che in tutta la Polinesia, e troviamo cose del genere anche tra gli aborigeni australiani, quelli dell'Ayers Rock, della montagna sacra degli aborigeni australiani. Troviamo leggende delle Pleiadi incredibilmente simili sia a quelle greche sia a quelle dei nativi americani. Cosa si può dire di più? In tutto il mio libro, io lo considero solo un punto d'inizio di tante ricerche comparative per trovare questo fil rouge che collega tutte le civiltà del mondo, tutte le civiltà preistoriche, e dimostra una matrice unica basata tutta sul mondo della navigazione e, un'altra cosa importante, sul mondo della metallurgia, perché anche qui le miniere di rame, soprattutto le miniere di rame prima di quelle di ferro, sono state molto importanti e troviamo degli esempi probabili un po' dappertutto, persino nel Nord America, dove ci sono delle storie estremamente interessanti che ho sviluppato poi negli ultimi capitoli. Insomma, abbiamo un reticolo di corrispondenze che collega tra loro popoli antichi, dai Fenici agli Ebrei, ai Greci, ai Mesopotamici e altri popoli che vanno dall'India alla Cina al Giappone, per cui anch'esso è molto importante in questo discorso, ai popoli della Polinesia e addirittura appunto all'Australia. E tornando anche ai discorsi che facevamo prima, quindi nel senso secondo me molto deve ancora venire fuori, quindi andrebbero anche un po' incoraggiati gli scavi in alcune zone, di cui torniamo di nuovo alla Sardegna, perché molto verrà fuori, e verrà fuori di questa civiltà che era molto più unita e molto più in contatto su tutto il resto del mondo, tutto contemporaneamente, quindi in quegli anni lì è accaduto veramente qualcosa. Io direi che possiamo proseguire un po' alla Ermete, Trismegisto, come in alto così in basso, perché proprio sulle Pleiadi, come accennato in altre puntate, nel tuo libro si parla proprio di questa risonanza, di questa ricreare magari delle città sacre, proprio in mezzo a 7 monti, come le Pleiadi, e compare un po' in giro per il mondo in diverse città molto interessanti. Partiamo da Roma e poi ci colleghiamo anche alle altre. Ma certo, in realtà la matrice del libro poi è venuta fuori nella sua forma definitiva proprio da una ricerca che è stata pubblicata, una ricerca che ho fatto io con un filologo bravissimo, Arduino Maiuri, grande filologo della latinità ma anche filologo greco, nipote del famoso Maiuri, Amedeo Maiuri degli scavi di Pompei. Si vede che buon sangue non mente, e con Arduino abbiamo fatto una ricerca straordinaria, perché tutto è nato quando un paio, 2 o 3 anni fa, mi sono messo in testa di fare una ricerca sul perché Ovidio era stato condannato improvvisamente all'esilio dall'imperatore Augusto, una cosa di cui si sono scritti più che d'inchiostro e che nessuno mai è riuscito a capire. Io allora mi sono andato a rileggere prima di tutto i Tristia, che sono i carmi che Ovidio scrisse dall'esilio a Tomi, a Tomi sul Mar Nero, in un posto terribilmente lontano, fuori da ogni civiltà di allora, che si trovava appunto sulle rive del Mar Nero, lontanissimo da Roma, per chiedere ad Augusto insistentemente se gli
gli condonava questa pena, lo faceva tornare a Roma, cosa che non è mai riuscito a fare. Leggendo attentamente mi sono accorto di alcune cose che erano sfuggite. Per esempio, lui dice ultima perdut, che vuol dire sono state le ultime cose che mi hanno rovinato. E queste ultime cose non potevano che essere l'opera che lui stava componendo, i Fasti, una raccolta in 12 libri divisi per i mesi, per dei 12 mesi dell'anno e delle feste che Ovidio esaminava una per una, delle feste dei vari mesi dell'anno, i romani ne avevano tante, in cui esaminava miti, racconti, leggende, storie e monumenti legati a queste feste di tutto l'anno. Era arrivato al mese di giugno, cioè al sesto libro, ed è stato condannato improvvisamente. Andando a vedere parola per parola e verso per verso quello che c'era scritto nei Fasti, negli ultimi libri che lui aveva composto, ho trovato una cosa stranissima, e ne ho parlato subito con Arduino Maiuti, perché nel quinto libro, dedicato a Maggio, lui collega stranamente gli artefatti della fondazione di Roma con le Pleiadi e con la stella Maia, che è la stella centrale delle Pleiadi, chiamata da Cicerone Santissima Maia, era anche una grande dea greca e romana, madre di Hermes in Grecia e di Mercurio nella mitologia romana. Ma perché strano? Perché in tutta la mitologia greca e romana non si è mai parlato di questo link, di questa connessione. Premesso che Arduino mi ha subito detto che non era possibile, ecco, qui si vede perfettamente la correlazione, non era possibile che Ovidio se la fosse inventata questa storia della correlazione tra le Pleiadi e i Sette Colli e Roma, perché stava facendo un poema istituzionale, un poema diciamo ufficiale, per cui sicuramente prendeva da qualche fonte, però non era permesso parlarne perché non ha mai parlato nessuno. Mi sono ricordato che 90 anni prima di Ovidio c'era stato un romano chiamato Valerio Sorano che era stato condannato a morte perché aveva osato profalare il nome segreto di Roma e della sua divinità protettrice, cosa che era un tabù. I romani, per ragioni di sicurezza nazionale, lo consideravano una sorta di segreto militare e c'era la condanna a morte per chi diceva il nome segreto di Roma, che in effetti è rimasto un mistero fino ad adesso. A questo punto io, dato che Ovidio racconta anche allora che appunto ha pregato Augusto di farlo tornare, ha detto che le ultime cose l'avevano rovinato, ma lo ha anche ringraziato per avergli commutato la pena di morte nell'esilio, e questo conferma che era destinato a fare la fine di Valerio Sorano se Augusto, come dire, augustamente non l'avesse graziato commutandolo nell'esilio. Ora, questo qui significa che le Pleiadi sono collegate con Roma, ma come? Allora, guardando il layout, ciò che si trova all'interno delle mura serviane di Roma, costruite tra il V e il IV secolo a.C., i sette colli di Roma, o meglio alcuni picchi di questi sette colli, perché i colli in quella zona di Roma Centro erano molti di più di quelli di quanti non fossero i sette colli, si può ritenere che sia stato fatto dagli antichi sacerdoti che forse erano preposti a questi anche a fare, diciamo, una sorta di piano regolatore della città, considerata evidentemente una città sacra, una proiezione delle Pleiadi sulla Terra per abbinare i sette colli alle sette Pleiadi. E a questo punto la stella Maia, la centrale delle Pleiadi, infatti corrisponde al Palatino, dove in effetti Romolo costruì la primitiva Roma, la città quadrata, che sta proprio al centro dei sette colli, e corrisponde a Maia, per cui Maia era il nome della divinità protettrice di Roma e di Roma stessa, il nome segreto. E questo viene confermato da un autore tardo latino del V secolo, Macrobio, che lo dice espressamente che Maia era la dea protettrice di Roma, quando ormai, avendo ormai trionfato il cristianesimo, non c'erano più dei tabù di segretezza. Macrobio lo dice, ma nessuno forse se n'è accorto, e infatti dopo 15 secoli io che sono andato ad accorgermi di questa cosa, che peraltro era sotto gli occhi di tutti, nei Saturnalia. Macrobio dice che Maia è la dea protettrice di Roma, ma tutto questo spalanca un abisso,
perché sono molte le città nel mondo, città antichissime, legate a 7 colli, per cui si può dire che tutte applicavano una specie di visione del mondo comune, e anche questo indica una civiltà globale comune, per cui le 7 Pleiadi si riverberavano sulle città sacre. Le città sacre quali sono? Una è Armagh, è stata la capitale del cattolicesimo irlandese, ma prima, dal terzo millennio avanti Cristo e forse anche prima, era la capitale del mondo celtico, per cui praticamente era costruita su 7 colli, e sul colle principale chiamato Maca, che dà il nome ad Armagh, Arda Maca, che vuol dire la collina di Maca, un po' come in latino si direbbe Arx Maiae per parlare di Roma, perché sarebbe la collina di Maia, il Palatino praticamente. La collina di Maca corrisponde alla terra madre, alla madre terra, come dice anche Macrobio a proposito di Maia. La cosa incredibile è che il nome di Maca si ritrova anche nella Mecca, la città santa degli islamici, perché Mecca in arabo si dice Maca, e Maca al-Mukarrama era l'indicazione, indicava la Santissima Mecca, che corrisponde proprio alla Santissima Maia di Cicerone. Macca nel mondo arabo, Macca nel mondo celtico. Macca è la dea terra anche tra i Sioux Lakota nelle pianure americane, che poi hanno delle attinenze notevoli, loro miti, appunto, come dicevo, anche con gli aborigeni australiani. Per cui abbiamo un reticolo che però non si limita a queste città. Gerusalemme sta pure su 7 colli, come la Mecca, Roma e Armagh. Mosca sta su 7 colli, è più recente, però lì c'era una grande dea Mothra, che probabilmente è una dea molto antica, anch'essa corrisponde alla madre terra e protegge le donne. Macao, nell'antica Cina, legata alla dea Mazu, che anch'essa ha caratteristiche protettive molto simili. Bisanzio, l'antica Bisanzio, e qui c'è una cosa molto curiosa, perché il nome di Bisanzio è pressoché il 7 colli, è pressoché identico a Besançon in Francia, terra celtica, l'antica Bisontium, che anch'essa è su 7 colli ed aveva un quartiere, era chiamata Chrysopolis, la città d'oro, esattamente come un quartiere di Bisanzio. Ma andando avanti si potrebbe, sì, ho trovato un'altra serie di correlazioni, anche Teheran, città vecchia di più di 5.000 anni, sta su 7 colli, e volendo se ne trovano anche delle altre di città su 7 colli, queste sono le più significative. Questo però crea un reticolo di corrispondenze basato appunto su miti stellari, legati evidentemente all'astronomia, dunque alla navigazione, miti stellari, folklore, ed anche nel folklore sardo ho molto, come dire, scavato, trovando delle cose molto interessanti, e il folklore che si trova per esempio anche in Irlanda, c'è la festa dello scricciolo, il Bren, il 26 dicembre, che è una festa che praticamente corrisponde alla festeggia la ripartenza del sole dopo aver raggiunto il suo punto più basso nel solstizio d'inverno, ma questo si può collegare a tutta un'altra serie di mitologie a cui non è estranea neanche la tradizione romana, con il Sigillum Sororium, e a chi interessa lo potrà vedere nel libro, qualcuno già lo sa che cos'è. Insomma, abbiamo a che fare con una serie di collegamenti che poi si estendono anche al mondo della Polinesia, dove c'è stato un grande navigatore, il de Bougainville, nel 700 sbarcò a Tahiti, lui è più famoso per la pianta che importò in Europa dai tropici, la Bougainville, no? Ecco, lui sbarcò a Tahiti, e in un suo scritto dice, rimane sorpreso perché vede due tipi umani, uno di questi tipi umani, che però andavano perfettamente d'accordo, il che gli fa onore, vuol dire che erano molto più civili di noi, erano alti, belli, con la pelle chiara, e addirittura dice potrebbero essere usati come modelli per le nostre divinità greche. Ora, in quel mondo noi troviamo delle corrispondenze straordinarie
Io che mi sono occupato di Iliade Odissea, allora, nei miti polinesiani troviamo un mito che ricorda molto quello di Ulisse, ma addirittura c'è un altro mito che ricorda la guerra di Troia, dove si parla di una bellissima regina rapita da un suo pretendente che la porta in una città fortificata, in un'altra isola. Poi arrivano con 1200 canoe per liberarla, 1200 canoe che corrispondono a 1200 navi con cui gli Achei andarono a riprendersi Elena a Troia. E la cosa più incredibile è che questa regina finalmente riuscirà a ritornare nella sua isola da cui era stata rapita dopo 18 anni. Beh, se uno va a vedere quello che dice l'Iliade dell'Odissea, nell'Iliade si parla di 10 anni, soprattutto veramente nell'Odissea, perché nell'Iliade si accenna appena al discorso. Nell'Odissea si dice che Elena con Menelao impiegarono altri 8 anni per tornarsene a Sparta, da cui Elena era stata rapita. Per cui abbiamo anche lì 18 anni. È tutto un insieme di cose, ma anche il fatto, per esempio, che molte parole polinesiane somigliano a parole che a noi ben note, a parte le divinità, c'è un dio Oro, c'è un dio Ra, ci sono varie divinità che hanno dei nomi simili e praticamente delle corrispondenze, ma la cosa che a me ha colpito di più è che i loro canti che accompagnano con le loro danze sacre, i loro canti tradizionali si chiamano mele, che non è altro che il melos vuol dire melodia, melodia, melomane, abbiamo tante parole che indica la musica, il canto, no? In tutte le sue accezioni, cioè se uno prende il vocabolario di greco, la parola melos è legata a canto, canto epico, racconto cantato, sono esattamente le stesse accezioni del mele polinesiano, che veniva poi cantato durante la kula o cura in alcuni dialetti di altre isole, che non è altro che il chorus, che era la danza degli antichi greci. E questo però corrisponde a un altro fatto ancora. Studiando minimamente l'Odissea, si scopre che c'erano i Feaci, grandi navigatori, Omero li chiamano Ticito e Andres, famosi per le navi. Bene, questi Feaci si riunivano, avevano le loro cerimonie sacre, l'accoglienza agli stranieri, in una specie di agorà, per così dire, con delle pietre e con un'immagine sacra che corrispondono perfettamente, in riva al mare, corrispondono perfettamente alle marae polinesiane, dove avvengono gli stessi riti, le stesse cerimonie, attualmente gli stessi spettacoli per i turisti. Le marae polinesiane sono la stessa cosa dei luoghi di incontro dei Feaci nell'Odissea. Ma ognuna di queste cose presa da sé potrebbe sembrare una cosa strana, una pura combinazione. Mettiamole insieme tutte e viene fuori un quadro che addirittura è sconvolgente. Per non parlare del fatto che sempre i polinesiani, il loro sport nazionale, questo pure non si sa, consiste nello bagnare i pendii e scendere giù a pazza velocità con degli slittini. Ma voi avete mai visto qualcuno che scende giù con gli slittini sulla terra? Beh, evidentemente loro venivano da qualche posto dove c'erano praticamente dei pendii innevati, cosa che evidentemente in Polinesia non c'è, ma la loro provenienza era da pendii innevati. Per cui abbiamo un insieme di circostanze che ci dicono sempre di questi link tra tutti i popoli del mondo. E torniamo a noi, anche perché questa civiltà quasi unica a livello mondiale, molto in contatto, prima abbiamo citato anche dei riferimenti sull'antico Egitto, e quindi il collegamento che mi viene, e quindi queste guardie del corpo del faraone, questi popoli guerrieri, questi Shardana, anche lì collegati al popolo della Sardegna, quindi era tutto il mondo molto più in contatto di quello che si possa pensare, quindi anche il modo di viaggiare doveva essere anche molto veloce, anche un po' queste leggende, questi racconti epici di queste guerre viaggiavano da un capo all'altro del mondo, e quindi chissà che insomma ci fosse anche una comunicazione molto più efficace di quello che si possa pensare. Infatti, nei miti greci raccontati, che so, da Diodoro Siculo o da Plutarco,
si parla di questi viaggi. Plutarco descrive un viaggio di Ercole o Eracle, che secondo lui gli è stato raccontato da un cartaginese, cioè da un fenicio, e i fenici erano i grandi navigatori del mondo antico, che descrive esattamente per pari il golfo del San Lorenzo nel Canada Atlantico, sulla costa orientale del Canada. E poi si può trovare un link anche su questo, ma così si parla di Horus che sarebbe stato un antico egizio che avrebbe girato in tutto il mondo, sarebbe stato un precursore degli egizi praticamente di epoca predinastica, di epoca molto, ma molto antica. Per cui abbiamo, mettendo insieme, come ho fatto io, miti, racconti e leggende, vediamo che si crea un mondo che risulta globalizzato, ma la cosa non ci deve sorprendere più di tanto, perché come ho scritto nel libro, in realtà un mondo mezzo globale si era già realizzato nel Cinquecento con l'impero spagnolo. L'impero di Carlo V non tramontava mai il sole. E ricordiamoci che fino alla rivoluzione industriale il mondo, diciamo, dei nostri trisavoli o quadrisavoli non è che fosse poi così diverso prima che inventassero la macchina a vapore, il motore, l'elettricità da un mondo antico. E a questo punto mi viene in mente di pensare ai Fenici, i quali con Annone, secondo le loro leggende, un po' contestate, ma poi non posso dire che almeno in parte sono vere queste cose, Annone avrebbe nel VI secolo a.C. circumnavigato l'Africa, passando da Gibilterra, scendendo per la costa orientale dell'Africa, fino a Capo di Buona Speranza e poi risalendo là verso il Madagascar e poi il Mar Rosso, circumnavigato tutta l'Africa con una flotta di 60 navi, altro che le 3 caravelle di Colombo, ma vi rendete conto di che è una cosa assurda. D'altra parte, ecco un altro aspetto interessantissimo, il mito di fondazione di Tiro, che è una delle più antiche città fenicie, in cui si vede un'aquila che su un albero ha nel becco un serpente con cui sta lottando, è identica al mito di fondazione di Tenochtitlan, che era la capitale del Messico, degli Aztechi. E a questo punto torna opportuno un altro discorso ancora, perché fu proprio il Turolla, Enrico Turolla, grande grecista del Novecento, a notare come nel discorso di Platone relativa ad una civiltà atlantica primordiale, di cui parla nel Timeo e nel Cristia, che avrebbe appunto globalizzato il mondo molti millenni fa, praticamente in questa civiltà globale evidentemente si estendeva anche sulle coste del continente opposto, dice lui, oltre l'Atlantico. E infatti venne considerata una cosa molto temeraria. Aristotele non voleva credere a quello che diceva Platone, perché diceva che è impossibile pensare a un continente che circonda il mare dall'altra parte. Invece, se Aristotele a modo suo aveva ragione, perché nel IV secolo a.C. pareva una baggianata che a Platone diceva gli avevano raccontato gli antichi egizi, a noi continuiamo a credere che Platone, almeno alcuni di noi continuano a credere che Platone ha raccontato baggianate, senza considerare il fatto che quel continente di cui Platone parla, anzi ci scommette sopra, perché lo descrive usando 3 avverbi in cui dice che certamente, veramente, assolutissimamente e c'è un continente dall'altra parte, questo continente c'è davvero, da 500 anni e più sappiamo che c'è, perché l'America l'ha scoperta Colombo ufficialmente, però evidentemente in epoche remote si sapeva, gli egizi lo sapevano, l'hanno detta a Solone, secondo il racconto di Platone, che poi ce lo descrive dicendo poi un'altra cosa interessantissima, cioè che c'era un punto di partenza per andare verso quest'isola che stava in mezzo nell'Atlantico, e poi il continente dall'altra parte. Cioè c'era un hub, come si chiama adesso, un punto di partenza. Ora, la descrizione che Platone fa del golfo del Morbihan corrisponde esattamente. Il golfo del Morbihan, dove è nato il megalitismo europeo, e questa cosa della Paulson è stata confermata da un altro scritto ancora più recente, firmato dalla Paulson ed altri 5 suoi colleghi,
da Paulson, c'è stato un convegno a Göteborg, all'Università di Göteborg, sull'argomento. Bene, questa è praticamente nel Borbian esiste un porto dallo stretto di Bocco, come dice Platone, che è proprio così, e quella cosa più incredibile è che Platone dice che lì ci sono le colonne d'Ercole, ma le colonne d'Ercole le ho trovate perché lì c'è un grandissimo menhir proprio vicino all'uscita del porto del Morbihan, nella località di Loc Mariaché, che è spaccato per terra in 4 tronconi e era alto circa 20 metri e pesava quasi 300 tonnellate. Ma quello era il primo di una fila di 19 menhir di cui si vedono ancora le basi enormi. Questi 19 menhir praticamente facevano quasi la guardia al porto, per cui si può dire che le colonne d'Ercole sono questi 19 menhir che 6.000 anni fa facevano la guardia al porto e praticamente si trovavano, li vedevano sfilare i marinai quando uscivano e quando rientravano. Addirittura il nome gaelico di uno di questi, del primo di questi menhir, l'unico rimasto, però è andato per terra, il nome gaelico di questo menhir ricorda il nome di Eracles, che è il nome di Ercole, le colonne d'Ercole, le colonne Eracleus Stelai, dice Platone, le colonne d'Ercole, e ricorda anche questo nome. Per cui dobbiamo pensare che le colonne d'Ercole non fossero un qualcosa di naturale, ma erano delle colonne costruite che sono i menhir. E qui ci aiuta ancora la Sardegna per capire un'altra cosa. Vicino proprio lì, non è un caso, vicino al Golfo del Morbihan c'è Karnak, che è forse il sito megalitico più grande del mondo, pieno di menhir. Io ho pensato che questi menhir erano come dei cippi funerari che servivano a commemorare coloro che erano partiti, i marinai che erano partiti e poi non erano tornati. Purtroppo nel mondo della marineria questo c'è, che siano pescatori oppure che siano avventurieri in cerca di un altro mondo, talvolta non si torna. Infatti, a conferma di ciò ci sono 2 cose. Una la troviamo proprio lì a Karnak, perché a Karnak c'è un gruppo di menhir di circa 1000 menhir che viene chiamato praticamente il luogo dei morti, il luogo dei morti, Kermario si chiama. E perciò evidentemente questi menhir rappresentavano i caduti. Ma la conferma viene dalla Sardegna, dove ci sono dei menhir maschi, tra virgolette, e dei menhir femmine, perché dagli addobbi, dalle incisioni che ci sono, si capisce che hanno caratteri maschili o femminili. Questo indica che i menhir sono un po' come i nostri cippi funerari, non c'era scritto il nome, ma c'erano praticamente queste memorie di questi uomini, e il rapporto tra uomini e pietre lo troviamo anche nel mito di Deucalione e Pirra del diluvio, perché praticamente gli dei dicono a Deucalione e Pirra di ricostruire la civiltà umana, la razza umana, praticamente gettandosi alle spalle delle pietre. Un link tra pietre e uomini che troviamo anche in altri miti greci, ma per ora mi fermo qui. E direi che abbiamo messo tanta carne al fuoco, abbiamo messo tanti spunti, e io direi che, visto che la nostra puntata è volata, come ultima domanda un po' panoramica, perché potrebbe aprire poi a una prossima puntata sempre insieme a te, io so che, visto che nei poemi di Omero si è scoperto molto e c'è ancora molto da scoprire, ma con un parallelismo, anche se dovessimo andare a vedere i poemi invece di Dante, anche lì penso che ne potremmo trovare delle belle. In realtà c'è scritto molto di più di quello che abbiamo capito, quindi questo potrebbe essere uno spunto. Quindi passiamo da Omero a Dante, che poi si celebra il 700° anniversario, e in effetti Dante si divertiva a seminare di indovinelli la sua commedia, dal famoso verso Papè Satan Aleppe, con cui inizia il 7° libro dell'Inferno, alla mala striscia, uno strano serpente che appare nell'8° canto del Purgatorio, i 3 colori con cui Dio appare a Dante nell'ultimo canto del Paradiso, di cui Dante ce ne dice solo uno, il color rosso fa capire, gli altri 2 non li sappiamo, e così via. Addirittura nel 9° canto dell'Inferno parla di
infatti un messo dal cielo che aiuta Dante e Virgilio a entrare nella città di Vite, che era praticamente stata chiusa dai demoni, dai diavoli, che non volevano che Virgilio e Dante entrassero in questa città dei dannati. Si discute da tanto tempo su chi fosse questo messo e chi fossero questi personaggi. Io ho dato una risposta, adesso aspetto che gli studiosi, gli specialisti, mi dicano se, dato che le mie risposte poi sono tutte basate su dati di fatto, non è che me le immagino le cose, ma cerco sempre di dare delle pezze d'appoggio per dimostrare che è vero, e allora vediamo. Tra l'altro c'è anche una risposta a come Dante, dove Dante avrebbe tirato fuori la famosa pena del contrappasso, che in effetti poi caratterizza tutta la cultura medievale europea, ma in effetti il contrappasso è stato un po' una sua invenzione, ma non è stata una sua invenzione, l'ha tirata fuori da un'altra cultura, un'altra letteratura molto lontana, e questo ci dice sempre come un'antica globalizzazione è passata per i rami per poi o contatti diretti di Dante attraverso magari il mondo arabo, oppure addirittura una comune radice, per esempio, chissà, attraverso gli Etruschi o attraverso chissà cosa. Comunque il mondo era molto più globalizzato anche culturalmente di quanto noi crediamo, anzi nel quinto millennio a.C., sfruttando l'ottimo climatico, lo era ancora di più, molto di più di quanto noi non possiamo immaginare. Bene, con uno splendido ritmo televisivo abbiamo anche aperto una prossima puntata, ci manca solo continuo nella prossima puntata e abbiamo un appuntamento virtuale insieme a te, che comincio a ringraziarti per la tua graditissima partecipazione al nostro programma, e insieme ai nostri amici che ci scelgono tutte le settimane. Io quindi ti ringrazio di cuore. Grazie a te, grazie a tutti per avermi ascoltato, per averci ascoltato. E grazie a voi che ci seguite tutte le settimane, ci cercate un po' su tutti i social possibili, immaginabili, come al solito noi facciamo finta, ma vedete che poi facendo finta i puntini si riescono a unire realmente. Un abbraccio virtuale a tutti quanti, che speriamo poi di poterci incontrare in giro per l'Italia, sia con i nostri relatori sia con i fedelissimi di questo canale, perché è diventato anche un canale YouTube, e spero di poter girare l'Italia e abbracciarvi e incontrarvi tutti di persona. Noi adesso andiamo in sigla, grazie al nostro Manuel Cerisoli in regia, grazie a voi, grazie a Felice Vinci.